Ma migliore nemici, Stromae, siete con Marco e Gio, Radio GRP. Attenzione, perché è giunta nei nostri studi anche questo martedì 13 maggio 2025 la professoressa Dalila Elisa Morelli. Buongiorno a tutti, come state? Dopo i viaggi a Capoverde. Da dove? No, le spiego. No, viaggi a Capoverde. Vacanze. Sono diventati 4. Io non mi ricordo di 4 volte, ma se glielo chiede tra un mese diventeranno 8. Etimologia della parola truffa. Sa che bisogna approfondire. Sa che non è latina, però devo controllare. Non ho idea. Mentre invece ieri abbiamo fatto una battuta, l'anno sabbatico. Abbiamo detto bisogna chiedere alla prof da dove arriva questo modo di dire. Viene dal termine sabbat, che è ebraico e significa sabato, ovvero giorno di riposo. Hai visto? Sì. Quindi l'anno sabbatico è l'anno in cui uno fa uno stop dalle attività lavorative o di studio, insomma, e viaggia. Ma Marco, ammetti l'inferiorità tua nei miei confronti. Ma assolutamente sì, tu sei troppo al di là di ogni piovosa aspettativa. Avevo detto giusto ieri. Allora, parliamo invece di che cosa questa mattina, prof? In qualche modo ci colleghiamo all'idea del viaggio, nel senso che la puntata scorsa sul termine mentor è piaciuta e quella sui modi di dire cavallereschi pure. Sì, quindi ho pensato di unire le due cose, visto che mentor era dell'Odissea. Modi di dire che derivano dall'Odissea. Oh, che meraviglia, madonna, qui andiamo veramente a un livello superiore. Sì, molto alto, epico direi. Esatto, ma più che altro perché ci stiamo avvicinando a fine anno scolastico, bisogna dare veramente il massimo per il rush finale. Da cosa cominciamo? Allora, partiamo intanto da un'Odissea, nel senso che il termine il titolo del poema viene usato spesso per indicare per esempio dei viaggi con tante peripezie, disastri di varia natura, perché il povero Ulisse, finita la guerra di Troia, 10 anni, parte e inizia a girovagare, prima per piacere e poi c'è Poseidone che ci mette lo zampino, ovviamente colpa di Ulisse però, diciamolo, e quindi lo fa peregrinare in lungo e in largo, sbattuto di qua, sbattuto di là. Quindi quando si dice per esempio la mia vacanza è stata un'odissea, non significa che è stata una cosa divertente, ma che è stata una roba molto impegnativa e molto ricca di vicissitudini. Fondamentalmente ogni vacanza del Ferraris è un'odissea. Però è incredibile come appunto espressioni che arrivino dall'Odissea, quindi parliamo di veramente quanto secoli, millenni fa, si usino ancora oggi. Una delle tante vicissitudini è stata scontro con Scilla e Cariddi, per cui si dice anche trovarsi tra Scilla e Cariddi, che significa trovarsi tra due pericoli mortali e non sapere quale direzione prendere. Ma Scilla e Cariddi sono due luoghi o sono due persone? Scilla è un luogo adesso, almeno una bellissima, ridente località della Calabria, spettacolare. Però in realtà Scilla e Cariddi erano due naiadi, cioè ninfe dell'acqua dolce. Tutte e due sono state trasformate in mostri per motivi diversi. La prima c'è un giallo, nel senso che non si capisce se sia stato Poseidone o Circe addirittura a trasformarla in una creatura con delle teste di cane alla vita e le gambe trasformate in serpenti, una roba orrenda. Orrenda vera. Cariddi si sa invece perché è stata trasformata, perché ha rubato i buoi a Ercole e Zeus l'ha trasformata in una specie di enorme pesciolone, una lampreda, che divorava le navi. Quindi sono due mostri e nessuno vorrebbe finirci. Tra Scilla e Cariddi, esatto. disastro. Tra tutte le vicissitudini che fa, alla fine Ulisse finalmente arriva ad Itaca, dove Penelope l'ha aspettato per 20 anni mentre era, posso dirlo, un po' cornificata da Ulisse in quella. Io non lo so, io non ricordo perché ha avuto relazioni Ulisse durante il suo viaggio. Con chi? Per esempio Circe e poi Calipso 7 anni sull'isola di Ogygia. Ma intanto non c'erano i telefonini, quindi l'altra non lo sa. Infatti, quindi la povera Penelope cosa faceva? Faceva e disfaceva la tela. Esatto. Fare e disfare la tela significa prendere tempo quando devi prendere una decisione che non ti piace tanto. Quindi è una tattica anche strategico. E poi l'ultimo modo di dire, il cavallo di Troia. Il cavallo di Troia. Qui entriamo in un mondo a parte, nel senso che il cavallo di Troia ultimamente è stato utilizzato tantissimo nel mondo dei computer. Esattamente. Che cosa sono? I Trojan Horse cosa sono? Sono dei malware, cioè sono dei malicious software, dei programmi maliziosi, cattivelli. Si presentano con le fattezze di un regalo, tipo il cavallo di Troia per i troiani, e in realtà nascondono al loro interno delle minacce. Non sono proprio come un virus, ma sono dei programmi che cercano di carpirti i tuoi dati, di inserirti, rubarti delle cose e danneggiarti anche il computer. Quindi entrano in modo molto appariscente all'interno del tuo computer, poi dentro ti regalano la sorpresa spesso che molto spesso non è. E in pratica viene anche lì il Trojan Horse.
che oggi va tanto di moda parlarne in inglese, in realtà il cavallo di Troia, che deriva dall'Odissea, dall'idea che Ulisse ha avuto. Come vincere una guerra che per 10 anni era in fase di stallo? Come si fa a tradire la povera Penelope? Io avrei ancora una domanda. Purtroppo non c'è tempo. Arrivederci, prof, grazie.